Spesso mi chiedono perché si sceglie la caccia alpina e cosa si prova a praticarla. Uno dei motivi sicuramente è il contatto con l'ambiente, che abitando in Trentino lo vivo come un privilegio. Non è da tutti poter cacciare su queste Alpi e nascerci e crescerci per me è una grande fortuna. Io penso che non si diventi cacciatori, io penso che si nasca cacciatori e chi ce l'ha, secondo me, è una persona fortunata. Seguo da sempre mio marito nelle passioni, nelle sue passioni e nelle nostre passioni. Ultimamente lo seguo anche nell'attività venatoria, dove comunque imparo tutte le volte qualcosa di nuovo. E conosco nuovi animali, conosco nuovi posti e mi piace tanto. La caccia a camoscio è sicuramente una delle cacce che prediligo sia per l'animale sia per l'ambiente. L'obiettivo di oggi è cercare una femmina asciutta di una determinata età, tendenzialmente una femmina vecchia che ho avvistato più volte su queste cime. So che comunque la zona è popolata anche da bei maschi, se si dovesse presentare l'occasione di tirare a un qualche maschio vecchio sicuramente non ce la lasceremo scappare. Prepara. 3, 2, 1. Mi sono avvicinato al Precision Rifle nel 2020, venendo dall'ambito venatorio il passaggio è avvenuto abbastanza naturalmente, in quanto questa disciplina è la disciplina sportiva più simile al tiro che pratichiamo in ambito venatorio. Dal 2020 ad oggi ho partecipato ai 4 campionati nazionali, vincendo il titolo negli anni 2022-2023 nella categoria Limited. La cosa che più mi entusiasma nel Precision Rifle è che in un tempo ristretto, solitamente 90 secondi, ci troviamo a dover ingaggiare vari bersagli a varie distanze e questa pratica, questo allenamento è quello che più mi piace perché lo trovo molto simile all'ambito venatorio. Nel 2022 si è aggiunta al team di Precision Rifle anche mia moglie nella categoria Open Lady, collezionando fin da subito dei buoni risultati e ad oggi mantiene il titolo per l'anno 2022 e in carica 2023. Le differenze sostanziali tra la carabina da Precision Rifle e la carabina venatoria sono sicuramente i pesi per le bilanciature, per le necessità. Sarebbe impensabile immaginare 2 carabine uguali per 2 impieghi completamente diversi. Una cosa su cui ho riflettuto molto in questi anni è che se con un allenamento di circa 1500 colpi all'anno e una carabina dedicata per il long range, oltre i 500 metri mi vedo avere una percentuale di impatti che non supera spesse volte l'80%. Se traduco tutto ciò in ambito venatorio è quello che mi esorta prima di fare un tiro a pensare sempre che il selvatico non è una piastra. Oggi siamo fuori al camoscio, abbiamo le classi aperte, però siamo alla ricerca di una femmina vecchia, asciutta. Siamo in compagnia di mia moglie, dell'accompagnatore Enrico Battisti e dell'amico sempre con me, Dimitri. Andiamo!
L'altra settimana siamo saliti e in quella zona lì c'era una vecchia femmina staccata dal gruppo con un colore un po' particolare. Era asciutta. Oggi vediamo se riusciamo a trovarla. Adesso ci stiamo avvicinando al gruppetto di camosci che abbiamo visto. Siamo a 450 metri, ma dobbiamo fare l'avvicinamento perché tira anche un po' di aria in quota, quindi è meglio che ci avviciniamo un attimo. Andiamo. Abbiamo individuato un gruppetto, cioè un nucleo di una decina di animali. Adesso con l'esperto stiamo valutando, tendenzialmente sembrano tutti animali giovani. Vediamo se si riesce a tirar fuori qualcosa di più carino. Adesso c'è anche un po' di vento in quota, quindi anche il tiro andrà valutato un attimo bene. Vediamo se vediamo altro. La condimeteo più influente nel mondo venatorio e anche nel mondo sportivo è sicuramente il vento. Nel mondo venatorio va tenuto in particolare considerazione. Un buon cacciatore sicuramente sa quando è il momento di valutare il tiro e a delle volte magari rinunciare ad esso. Allora, nel gruppetto di camosci che abbiamo visto non c'è niente di interessante, in più ci sono degli alpinisti che stanno girando nella zona. Quindi adesso proviamo a spostarci in quella direzione, ci portiamo sulle corde e vediamo se nell'altra valle troviamo qualcosa di un po' più interessante. Una cosa a cui tengo molto è sicuramente l'allenamento. Allenarmi nel Precision Rifle mi permette di essere più preciso anche in ambito venatorio, che è un po' il cruccio che abbiamo come cacciatori. Le tecnologie vanno avanti, quindi anche il tiratore secondo me deve evolversi e far sì che le sue situazioni di tiro si perfezioni di volta in volta. Un altro aspetto su cui poi mi concentro spesso è che in ambito sportivo io posso sganciare al mio bersaglio, che sia metallico o cartaceo, quando lo decido io, mentre in ambito venatorio spesso è l'animale che decide quando mi dà la possibilità di sganciare il mio colpo. E a livello mentale il poter scegliere quando sganciare il colpo o dover scegliere quando sganciare il colpo secondo me è determinante. Questa è la mia carabina da Precision Rifle, che è una creazione dell'amico Andrea su azione Penelope, e come possiamo vedere le differenze rispetto a una carabina venatoria sono molteplici. In primis sicuramente il peso. In ambito venatorio non sarebbe possibile poter uscire con delle carabine che possono arrivare a pesare 12, 13, 14 kg. Anche i calibri sono calibri molto radenti, nello specifico la mia è camerata in 6 Creedmoor rispetto alla carabina da caccia che è camerata in 300 Winchester Magnum. Un'altra differenza sostanziale si ha sicuramente nei sistemi di appuntamento. Avendo esigenze diverse prediligiamo ottiche diverse, mentre nel Precision Rifle si prediligono ottiche ad alto ingrandimento con una torretta generosa per le varie escursioni. Nell'ambito venatorio sicuramente un'occhiata va data anche al peso senza avere necessità di così tanti ingrandimenti e torrette con un'escursione così ampia. Un altro passaggio fondamentale nella mia attività venatoria è poter uscire a caccia con i miei familiari, in particolare con mia moglie, per poter condividere questa mia passione anche insieme a lei, che al momento nasce come appassionata di tiro, ma con gli anni non si sa mai che si riesca a trasmettere tutta questa che è la parte venatoria. Giù in mezzo ai mughi abbiamo appena avvistato una bella femmina, sembra avere anche una buona età. Il problema è che nei mughi a fianco si intravede un'altra schiena e prima di procedere con il tiro volevamo verificare che non fosse piccolo. Adesso verifichiamo che lei sia asciutta e poi vediamo cosa fare.
animale che abbiamo visto all'interno di Muki Sezzato era il piccolo della capra che stavamo valutando, quindi non essendo asciutta abbiamo preferito lasciarli andare. Vediamo adesso se troviamo qualcosa sul cavallo del mezzogiorno, se no stasera ci riproviamo. In tarda mattinata, quando ormai le speranze ci stavano abbandonando, l'amico Dimitri da una cengia è riuscito a scorgere un vecchio camoscio nei buchi, al che siamo corsi subito da lui. Dovrebbe essere buono. Beh, invece sto qua è medaglia. È tutto bianco. Abbiamo appena tirato a questo camoscio vecchio, il tiro sembra andato bene, forse è andato leggermente alto, ma l'abbiamo visto incassarla bene. Adesso scendiamo e andiamo a vedere che succede. Allora. Bravo. C'è una chiappa fotonica. Siamo arrivati sulla fucilata, poco sangue, però abbiamo registrato la fucilata, quindi abbiamo avuto modo di vedere che l'animale ha incassato bene e non deve essere distante. Seguiamo qualche goccia e vediamo se riusciamo a trovarlo. Siamo arrivati sull'Anschutz, il camoscio è balzato in questa mughetta, adesso scendiamo, vediamo di recuperarlo. Abbiamo trovato. Bene, dai, sono felice. Ho fatto un 20-25 metri dall'Anschutz, perso poco sangue, adesso vediamo dove l'abbiamo acchiappato. Al my side. Al my side. Vai, non sai. Bravo. Riuscire a fare un maschio di prima classe, in questo caso di 9 anni, è sempre un'emozione fortissima. In questo caso l'animale è anche di una taglia piccola, perciò è un ottimo prelievo. Un'altra delle cose che mi lega particolarmente all'attività venatoria è sicuramente il rapporto che va a crearsi con gli amici di caccia e anche riuscire a festeggiare con gli amici il prima e il dopo le cacciate. Amore, sei mica stanco? Prosit,